Ciao, bentornati su Macramalex. In questo tutorial vi faccio vedere come realizzare questa sciarpina o fularino ai ferri. È una sciarpina molto leggera e nonostante tutto calda, perché è realizzato con un filato che contiene del mohair. Ha un motivo, come vedete, traforato e l'ho fatta per sfruttare un avanzo di gomitolo. Mi erano avanzati 50 grammi dalla lavorazione di un maglione. Ho detto ma perché no? Perché buttarlo? Facciamoci una sciarpina. Per fare questa sciarpina ho utilizzato 50 grammi di acchiappasogni color per un totale di 140 metri. Lo stesso effetto lo potete ottenere con un qualsiasi filato sottile e peloso, un mohair va benissimo. Ad esempio, come filati alternativi potrei consigliarvi di lana gatto, il Silk Mohair Luxe o l'Opera. Entrambi vanno benissimo. Vi lascio qui in descrizione i link alla mia merceria di fiducia. La sciarpina l'ho fatta larga 30 cm per un'altezza di 110, questo con 50 grammi di accappasogni. Sicuramente col Silk Mohair Luxe, se la volete fare uguale, vi basta un gomitolo da 25 grammi, se la volete fare più larga probabilmente ne servono due. Con l'Opera fate quello che volete, è lunghissimo, c'è tantissimo filato, quindi non avete problemi. Diciamo che se prendete il Silk Mohair Luxe o l'Opera per fare un altro progetto, quello che vi avanza lo potete sfruttare con questa sciarpina. Allora, partiamo dicendo che questo motivo si lavora su un multiplo di 4 e io ho montato 24 maglie per raggiungere la mia larghezza. Voi fatevi un campioncino con il vostro filato di, che ne so, 16 maglie per una decina di ripetizioni, così vedete quanto vi viene il vostro campione e adattate le maglie di partenza. Io per l'acchiappasogni color ho usato i ferri dell'8, quindi molto largo. Probabilmente col Silk Mohair o l'Opera vi bastano quelli del 6. Però vedete voi come vi piace di più, fatevi il campione, se vi piace più largo o più stretto adattate i ferri e adattate le maglie. Bene, iniziamo con il tutorial. Il punto si sviluppa su un multiplo di 4. Nel mio caso, per farla larga 30 cm, ho montato 24 maglie e le monteremo molto elastiche. Per farle così larghe faremo un long tail cast on utilizzando insieme due ferri. Quindi ci teniamo una codina abbastanza lunga, facciamo il cappietto e montiamo le nostre 24 maglie tenendo tutti e due i ferri in modo che la prima maglia, la prima riga resti molto larga. 2, 3, 4 e così via. Adesso io ne monterò 16, tanto non mi servono 24, sto facendo giusto un campioncino. Montato le mie 16 maglie, lavoriamo i primi due ferri a diritto, verrà praticamente una riga di legaccio. Normalmente prima riga fatta, facciamo anche la seconda, sempre tutta a diritto. Finiti i primi due ferri iniziamo con il motivo. È
È un motivo semplicissimo, come vi dicevo, i ferri di andata e di ritorno si lavorano allo stesso modo. Diciamo che è un progetto che potete fare guardando un film o una serie TV la sera sul divano, perché è una ripetizione semplicissima. Allora, faremo 4 diritti, 3 e 4, poi un gettato, 2 maglie insieme a diritto e 2 diritti. Tutto qui, si ripete fino alla fine del ferro. Quindi un gettato, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, 1 e 2. Tenete una tensione del filo molto larga, noi abbiamo bisogno che il punto sia bello traforato, quindi tenete una mano larga. Vi dicevo, allora rifaccio vedere: un gettato, 2 maglie insieme a diritto, dai, 2 diritti, tutto uguale, un gettato, 2 maglie insieme a diritto, 2 diritti, basta, tutto qui. Anche il ferro successivi sono tutti uguali, quindi è proprio una lavorazione relax. 4 diritti, un gettato, 2 insieme a diritto, 2 diritti, voilà. Andate avanti fino alla lunghezza desiderata. Io non ho contato sinceramente quante righe ho fatto, non ne valeva la pena, sono andata avanti fino alla fine del gomitolo in pratica. Ok, ho fatto giusto qualche riga. Vedete il motivo. Lo vedete sicuramente meglio qua. Ok, per finire la nostra sciarpina faremo 2 righe a diritto, come all'inizio, tutte a diritto. Ok, dopo aver fatto i 2 ferri a diritto di chiusura, facciamo il cast off, chiudiamo le maglie, le chiudiamo come se stessimo chiudendo un polsino, ad esempio quando facciamo il bordo a coste, quindi la chiusura elastica. Facciamo 2 diritti, poi infiliamo il ferro di sinistra dentro le 2 maglie appena lavorate, riprendiamo il filo e le chiudiamo insieme. Lavorate un diritto, infilate il ferro di sinistra dentro le 2 maglie appena lavorate, prendete il filo e le chiudete. Diritto, prendete le 2 maglie insieme e le chiudete. Avanti così per tutte le maglie. Tenete anche qui una tensione molto larga.
l'ultima maglia invece ho visto che veniva un po' male farla, chiuderla in questo modo, veniva un po' in fuori. La lavoriamo e facciamo la cavallata con la penultima maglia senza lavorarla di nuovo, altrimenti vi viene un po' in fuori. Ok, la lavorazione è tutta qui. Come vedete, iniziando col doppio ferro e finendo con la chiusura elastica, il nostro progettino resta bello bello largo. Vi faccio vedere sulla sciarpa originale, vedete, non stringe proprio per niente, né all'inizio né alla fine. Bene, spero che questo mini tutorial vi sia piaciuto, sfruttate bene i vostri avanzi e alla prossima, ciao!